Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Jurassic Paddock e oggi sono qui per fare con voi un'analisi breve ma utile del trailer di Jurassic World Teoria del Caos stagione 4. Il trailer inizia con tutti i nostri I6 di Nublad: Ben, Yaz, Darius, Sammy, Brooklyn e Kenji. Siamo all'interno di una sorta di stazione di osservazione della Biosyn, quella di Dominion, una delle tante. I nostri ragazzi guardano in alto e si affacciano con un Quetzalcoatlus, probabilmente proprio quello di Dominion. Una voce ci dice che siamo alla Biosyn, mentre vediamo il drone Biosyn con Darius, Yaz, Ben e Brooklyn dalla fine della terza stagione. Possiamo vedere che è ancora tutto intatto, quindi in un modo o nell'altro sono riusciti ad arrivare alla Biosyn prima di Kayla, Claire e Owen. L'inquadratura credo sia volutamente simile a quella di Dominion quando arrivano Alan e Ellie nella prima parte del film. Devo dire che l'ambientazione è super precisa e credo sia la più simile che abbiamo mai visto alla versione cinematografica. Sinceramente credo che con Teoria del Caos si siano davvero impegnati e sempre di più nel corso delle stagioni dal punto di vista dell'animazione, ma anche dei personaggi e della scrittura. Ma per ora non possiamo ancora confermarlo per la quarta stagione, ovviamente. Vediamo alcuni dinosauri che sappiamo fossero alla Biosyn, quindi lo stegosauro, il brachiosauro e il parasaurolofo. Peccato non siano la variante di Dominion, avrei tanto voluto vederli in Teoria del Caos. Purtroppo non possiamo confermare che alla Biosyn ci fossero o meno entrambe le varianti, in quanto l'uso dei vari modelli 3D non sono mai precisi come nei film. La voce, credo, di Yaz ci dice che hanno scoperto chi sta portando avanti il progetto di controllo dei dinosauri, sin dal primo Jurassic World probabilmente, ovvero la Biosyn, che ha altri Atrociraptor. Ma era prevedibile, d'altronde sapevamo già che quelli di Il Dominio erano stati creati dalla Biosyn, ma non pensavo che ne avremmo visti davvero altri, pur sapendo che ce n'erano. Non è ancora chiaro dove siano, ma credo sia una sorta di sala per fare test sul loro comportamento. Vediamo poi Darius e Brooklyn insieme a un Black Spinax, che si è probabilmente liberato. Ci sono poi degli scienziati o dipendenti Biosyn con le stesse armi del Dipartimento di Cattura dei Dinosauri. Vediamo poi il dottor Henry Wu e immaginavo che lo avremmo visto. Nel film ha davvero poco spazio su uno schermo e dopo la seconda metà del film non lo vediamo più fino alla fine. Devo dire che è fatto davvero bene, si sono impegnati a cambiare il modello originale e farlo con le ciocche bianche. Il suo ritorno può essere un po' un indizio su chi altri potremmo vedere. Io punto su Ramsey Cole e Ian Malcolm e adesso vi spiego il perché. Più avanti nel trailer vediamo anche Lewis Dodson, quindi scopriamo cosa ha fatto durante Dominion alla Biosyn. Questo ritorno di entrambi i personaggi lo prevedevo per via del fatto che nel film non li vediamo spesso, soprattutto dopo la scena a Malta. Lewis lo vediamo sempre indaffarato in qualcosa ed è poco presente fino alla fine del film, mentre V invece non lo vediamo proprio dopo il discorso con Macy a metà film. Cosa ha fatto nel frattempo? Si è nascosto tutto il tempo nel buio ad aspettare che arrivasse qualcuno? Penso proprio di no. Infatti credo che vedremo proprio cosa fanno Lewis e V nel lasso di tempo tra la fuga di Macy e Beta e fino allo scontro finale. Proprio perché hanno seguito questa logica, credo che per lo stesso motivo vedremo Ramsey e Ian. Ramsey anche lui lo vediamo di corsa, che controlla il tempo, che ha fretta. Ovviamente bisogna gestire tante cose in un'azienda così grande e piena di dinosauri, tuttavia sembra quasi che abbia più che altro tante cose da portare a termine. Credo che lo vedremo indaffarato con i nostri ragazzi protagonisti. Stessa cosa vale secondo me per Ian. Dominion sappiamo tutti che non è stato un film perfetto, abbastanza divisivo e non molti hanno deciso di riguardarlo più volte. Infatti non credo che molti si siano accorti
che il personaggio di Ian appare davvero poco nel film. Appare solo quando incontra Alan e Ellie nella prima parte del film, e poi non lo vediamo più fino agli ultimi 40 minuti di film, quando Lewis gli dice che è licenziato e lui allora prende un'auto per aiutare i suoi amici. Nel frattempo può essere successo di tutto a lui, magari ha aiutato o comunque incrociato i 6 di Nublar. Quanto è probabile che vedremo Ramsay? Secondo me molto. Quanto è probabile invece che vedremo Malcolm? Non così tanto, secondo me, ma mai dire mai. Fino ad ora ci hanno solo sorpreso con questa serie. A questo punto domandiamoci anche se ci sarà la possibilità di vedere anche Owen e Claire, o magari Alan e Ellie, o altri personaggi più secondari come Kayla o Macy, o anche Beta. Credo sia molto improbabile. La trama di Owen e Claire nel film è molto lineare. Loro si schiantano con l'aereo, Claire si salva dal teledirinosauro e Owen e Kayla dal Piloraptor. Loro due poi cercano Claire nella valle fino a quando lei non si incrocia con un branco di dilofosauri. Dopodiché si incontrano con gli altri protagonisti del film e non si separano più. Stessa cosa vale per Alan e Ellie. Raccolgono il DNA di Locusta, scappano insieme a Macy usando l'Hyperloop Biosyn, scappano dai dimetodonti nei depositi di Ambra e poi si incrociano con Owen e Claire. Non ci sono molti spazi vuoti, diciamo così. L'unica soluzione credo siano Owen e Kayla o Claire che si incrociano con i 6 di Nublar nella valle, prima che faccia buio. Ditemi cosa ne pensate voi al riguardo. Intanto proseguiamo. Un'altra cosa su cui vorrei soffermarmi è che ruolo avrà V. Nel film è una sorta di antieroe, divenuto una sorta di bravo ragazzo per i sensi di colpa. Ha una sua redenzione e nel film è il mezzo tramite cui abbiamo in parte la risoluzione del problema delle locuste e grazie a lui scopriamo le origini di Macy e Beta e il perché alcuni dinosauri, tra cui i Velociraptor e quindi Blue, siano in grado di riprodursi da soli. Nella serie credo abbia un ruolo invece di aiutante, credo che aiuterà ad esempio Brooklyn a risolvere alcuni piccoli ostacoli e soprattutto a dare le prove del fatto che la Biosyn sia dietro il controllo dei dinosauri e delle locuste. Infatti nel film abbiamo già Alan e Ellie che hanno raccolto prove necessarie, inoltre c'è il giornalista della terza stagione. Tuttavia manca ancora una cosa legata alla Biosyn che nel film non hanno specificato che sia stato scoperto, ovvero appunto la Biosyn dietro al progetto di controllo e addestramento dei dinosauri. In corso, tra l'altro, sin dall'epoca di Jurassic World, col programma dei Velociraptor e di ibridazione. Che siano i nostri 6 di Nublar a portare alla luce parte della verità? Questo lo teorizzo anche per il video che V stesso mostra a qualcuno, dove scienziati Biosyn iniettano o estraggono qualcosa da un uovo. Inoltre V ci dice che alcuni segreti dovrebbero rimanere segreti. Non sappiamo il contesto, ma questa frase potrebbe anche farci intendere che sia meglio che non si scopra il fatto che la Biosyn abbia la InGen sotto controllo. Andando avanti abbiamo poi degli Atrociraptor e quella che probabilmente è Rexy che ruggisce. Più avanti vediamo scene ambientate di notte e con la pioggia alla Biosyn. Credo che i ragazzi scapperanno in auto, tornando poi dalla ragazza di Ben, nel mentre che i nostri protagonisti scappano con l'elicottero Biosyn. Credo infatti che qui siamo dopo lo scontro finale. Vediamo poi Rexy inseguire un'auto, il Quetzalcoatlus inseguire un elicottero Biosyn e sembra essere più piccolo del Quetzalcoatlus nel film. Vediamo quello che potrebbe essere un T-Rex, un pachydinosauro, Kenji e Sammy nell'Hyperloop e con Smoothie, quindi credo che siamo tra i primi episodi e debbano ancora incontrarsi di nuovo con i loro compagni. Vediamo poi dei Dilophosauri Biosyn e siamo anche qui probabilmente nei primi episodi, dato che saranno proprio Kenji e Sammy ad affrontarli nella valle. Vediamo poi un momento davvero intrigante secondo me. Tutti i 6 di Nublar sono nella valle, mentre va in fiamme, dietro hanno il Tedinosauro che ruggisce credo contro di loro, ma qualcosa non va.
Ben sembra stare male, aiutato da Kenji e Darius. Credo sia svenuto, forse è stato colpito dal telidinosauro ed è ferito, anche perché Kenji gli tiene una mano sulla pancia. Dovremmo preoccuparci per Ben? Non lo so. Lo scenario sembra molto drammatico e nelle scene ambientate forse dopo la valle in fiamme Ben sembra stare ancora male. Forse morirà? Spero di no, ma sarebbe un passo davvero coraggioso. Sentiamo Brooklyn dire che la Biosyn va fermata mentre Ben brucia delle documentazioni. Il Quetzalcoatlus lascia cadere i nostri ragazzi dall'alto e poi il titolo finale ci conferma che è la quarta stagione. Ora, questo è il trailer originale, poi c'è il trailer italiano che è un po' diverso. Ci sono infatti i nostri protagonisti, Darius, Brooklyn, Yaz e Ben, nei corridoi Biosyn. Quindi anche qua siamo probabilmente all'inizio della stagione. C'è poi una cosa particolare, ovvero uno zainetto che i ragazzi sembrano scambiarsi ogni tanto. Cosa ci sarà dentro di così importante? Forse smoothie. È più facile da portare in giro piuttosto che tenerlo in mano costantemente. Oppure c'è un oggetto chiave specifico. L'analisi e parte delle teorie finisce qui. Ora bisogna fare una sorta di analisi esterna, fuori dal trailer. Ci sono infatti dettagli che non sono raccontati, ad esempio la questione Bumpy. Alla fine della terza stagione scopriamo che Bumpy si trova alla Biosyn, eppure nel trailer non la vediamo. Che si trovi un posto particolare per fare esperimenti? Magari vogliono usarla per ricattare in qualche modo i nostri protagonisti. Non si sa per ora. Pensavo che arrivasse ad aiutare Kenji e Sammy dai Dilophosauri, eppure sembra che scapperanno da loro in un edificio. A sto punto, allora, quando incontreremo Bumpy nella serie? All'inizio? A metà? Alla fine? Non abbiamo nessun indizio, purtroppo. Ci deve essere poi in un momento, probabilmente a metà stagione, dove tutti i ragazzi si riappacificano tra loro, e credo che Yas e Sammy torneranno insieme alla fine della stagione. C'è poi un'ultima questione particolare, la collana di Brooklyn. Infatti, circa un anno fa, quando uscirono le prime immagini di La Rinascita, si comparava la collana di Brooklyn con quella di Zora. Ancora adesso non riesco a capire quanto sia simile o no. Sembra esserlo, a questo punto c'è da capire cosa significa questo. Ci sarà un collegamento con La Rinascita? Vedremo anche Zora Bennett nella serie? Sembra improbabile, eppure una cosa del genere non è la prima volta che succede. Quando uscì Jurassic World Nuove Avventure o Campo Cretaceo, eravamo nel periodo tra il Regno Distrutto e Dominio. Con la quarta e quinta stagione si era capito che mentre scrivevano la serie sapevano di collegarla a Dominio, nonostante dovesse ancora uscire. Erano riusciti quindi a collegarla con Jurassic World, il Regno Distrutto e Dominio tutti insieme. Come? Mettendoci in mezzo i chip di controllo, Lewis Dodson e la Biosyn nell'ultima stagione, l'unica a essere uscita dopo il Dominio. Questo schema potrebbe ripetersi ancora. Teoria del Caos è stata scritta con la probabile conoscenza, quantomeno, degli eventi e personaggi principali di La Rinascita ed è collegata a Battle at Big Rock e Dominion. Per completare lo schema mancano solo altre tre cose: il collegamento con un terzo prodotto, in questo caso sarebbe La Rinascita, un personaggio dal film precedentemente uscito, potrebbe essere Zora, e infine l'ultima stagione che esce dopo il nuovo film. E guarda caso è così, questa quarta e ultima stagione esce dopo La Rinascita e sarebbe quindi un tempo abbastanza maturo per fare qualsiasi collegamento vogliano fare. Questa collana quindi potrebbe essere la stessa? Vedremo una sorta di passaggio di questa collana tra Brooklyn e Zora per qualche motivo? Chi può dirlo? Le probabilità sembrano basse, tuttavia non penso che all'epoca della quinta stagione qualcuno si aspettasse collegamenti del genere con il dominio, nonostante il prodotto sia ambientato circa 7 anni prima. In questo caso di La Rinascita e Teoria del Caos sarebbe una distanza anche più breve, 5 anni. Un'ultima cosa, mentre scrivevo il video mi sono reso conto che c'è stata un'intervista allo sceneggiatore di Teoria del Caos che ha specificato che aveva delle idee su eventuali collegamenti con Jurassic World
la rinascita mentre scriveva la quarta stagione e in generale lo script della serie. Ora, questo cosa significa? Che probabilmente è vero. Teoria del Caos stagione 4 avrà dei collegamenti con la rinascita e a sto punto io immagino davvero che la collana tra Brooklyn e Zora sia la stessa. C'è da capire quindi perché. Detto questo, io credo di aver finito qua per oggi. Ricordatevi di iscrivervi se vi piacciono i miei contenuti e ditemi la vostra nei commenti. Ci vediamo al prossimo video e io sono Jurassic Paddock. Ciao!